Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole continuiamo a parlare di interfacce grafiche e in particolare proseguiamo la carrellata delle tipologie di pagina che OpenHub ci permette di aggiungere e gestire all'interno del suo ecosistema. Nei video precedenti abbiamo parlato delle pagine di tipo map e delle pagine di tipo floor plan. Oggi andiamo a vedere le pagine di tipo tab, che non sono delle vere e proprie pagine, cioè non sono delle pagine in cui si aggiungono degli elementi interattivi di OpenHub come appunto i pulsanti, gli indicatori di temperatura eccetera, ma sono delle pagine in cui è possibile inserire all'interno riferimenti ad altre pagine. Quindi sono utilizzate principalmente per organizzare in maniera un pochino più funzionale le nostre interfacce grafiche, in modo da avere un unico accesso a informazioni di tipo diverso e magari anche un pochino più dettagliate. Andiamo quindi insieme a vedere tramite un esempio come si crea una pagina di tipo tab, cercando anche di focalizzarci sui punti di forza appunto di questo tipo di pagina. Eccoci sulla documentazione ufficiale di OpenHub, stiamo andando in ordine nelle tipologie di pagina che ci offre la documentazione. Come ho già detto nei video precedenti, la pagina di tipo layout la lascio al fondo, anche se sarebbe la prima, perché è la pagina più complessa e quella su cui c'è bisogno di fare approfondimenti maggiori. Quindi oggi parliamo di tabbed pages, cioè pagine con i tab. Cosa sono e a cosa servono? E poi facciamo un esempio per vedere come si usano. Quindi le pagine di tipo tab, quindi tabbed pages, sono dei contenitori di altre pagine e permettono appunto di organizzare una singola pagina in schede e far riferimento ad altre pagine, quindi non contengono elementi interattivi che normalmente vengono inseriti nelle pagine. Questo ci permette appunto di organizzare delle interfacce utente molto più funzionali e immediate. Le pagine tab sono molto semplici da utilizzare in quanto basta definire quanti tab vogliamo, andare a configurare i tab, cioè andare a mettere un'etichetta, un'eventuale icona e un riferimento a che cosa deve visualizzare quel particolare tab. All'interno di questi tab è possibile inserire qualunque tipologia di pagina, quindi è anche molto flessibile come organizzazione dell'interfaccia. Qui nella documentazione abbiamo un esempio di cosa vuol dire una pagina di tipo tab. Vedete che abbiamo una pagina classica di OpenHub dove sotto ci sono delle schede che fanno riferimento a delle vere e proprie pagine. Quindi all'interno di un'unica pagina abbiamo una sorta di menu di navigazione che ci permette di essere molto rapidi e rendere molto intuitiva la nostra interfaccia per l'utente finale utilizzando appunto delle schede. Adesso passiamo insieme a creare una pagina di tipo tab in modo tale da vederne le caratteristiche e il risultato finale. Quindi partiamo dalla home page di OpenHub, andiamo come al solito su impostazioni pages e clicchiamo sul più per aggiungere delle pagine nuove. Andiamo a cercare il tipo tabbed page, lo selezioniamo e siamo nell'interfaccia di configurazione della nostra pagina, ovviamente con le proprietà in comune che abbiamo già visto per le altre pagine che adesso andiamo a popolare. Quindi la pagina la chiamiamo esempio tab, la rendiamo visibile nella sidebar e come vedete l'interfaccia nella parte di configurazione specifica di questo tipo di pagina ci offre semplicemente la possibilità di gestire i tab. Quindi adesso ovviamente la pagina è nuova, non abbiamo dei tab già inseriti, quindi dobbiamo aggiungere il primo tab. Aggiungendo il tab otteniamo questa riga che ci permette di configurare il nostro tab. Quindi clicchiamo sull'icona del tab e abbiamo le nostre proprietà. Iniziamo a popolare le caratteristiche del nostro tab. Facciamo sì che io con questo tab vado a aprire una delle pagine che ho già creato nel mio sistema, ad esempio la pagina del floor plan del giardino. Quindi qua possiamo scrivere giardino. Poi dobbiamo andare a cercarci un'icona da mettere, dobbiamo usare le icone dei framework 7 o material. Andiamo a vedere framework 7, così ne vediamo un tipo nuovo. Vediamo se troviamo qualcosa che può andare bene per il giardino, tipo se scrivo garden non c'è nulla. Proviamo a cercare tree. Ok, giusto proprio a titolo di esempio prendiamo la tree come icona, quindi scriviamo F7 tree.
Badge e badge color li vediamo dopo, che se non sbaglio sono le proprietà avanzate, ok? Che sono anche abbastanza interessanti perché sono belle dal punto di vista grafico. Poi definiamo qual è la pagina che vogliamo aprire con questo tab, quindi abbiamo detto il giardino, quindi io scelgo una pagina che ovviamente la pagina deve essere già creata, e poi vabbè, in page configuration nel mio caso non ho nulla, ma se la pagina che stiamo utilizzando in questo tab ha delle proprietà di configurazioni, si possono andare a settare in questa sezione. Salviamo il nostro tab e andiamo a vederlo direttamente sulla pagina ufficiale che mi apre OpenHub. Quindi l'apro in un'altra scheda. Ecco, vedete che alla fine è una pagina standard, in questo caso ovviamente ha poco senso perché ho solo un tab, però sotto, nel caso avessi più tab, vedrei una sorta di menu di navigazione. Adesso andiamo a vedere come influiscono le proprietà dei badge su questo tab e poi aggiungiamo altri tab. Quindi torniamo nella gestione della nostra pagina, entriamo nel tab specifico, Advanced. Allora, il badge text to display è un testo che appare sopra il nome del tab. Quindi qua dove c'è giardino appare un piccolo testo renderizzato come badge, cioè con dei bordi tondi e uno sfondo colorato, che è quello che normalmente si usa per gestire le notifiche nei vari sistemi tipo smartphone o altro. Adesso lo vediamo. Quindi io qua posso scrivere, ad esempio posso scrivere un numero 25. Il color è il colore del mio badge di sfondo, quindi magari lo metto rosso, salvo e ricarico la pagina. Vedete che appare come se fosse appunto un'indicazione di notifica. Allora, la cosa interessante non è tanto gestire il badge in maniera statica come ho fatto adesso, magari legarlo a una proprietà di OpenHub in modo tale che possa essere reso variabile. Ad esempio, adesso lo agganciamo a un valore di un item, prendo un valore di temperatura ad esempio e lo faccio vedere qua, solo per farvi vedere come questo valore può essere reso dinamico. Poi ovviamente, in base al caso d'uso che si vuole gestire con questo tipo di pagina, si andrà a utilizzare o meno il badge e a specificare quale sarà la proprietà che si vuole visualizzare. Quindi torniamo nella configurazione. Quindi nel badge, al posto di scrivere un numero fisso, andiamo a mettere il valore di un item. Quindi nel mio caso iniziamo a scrivere items, punto, poi andiamo a cercarci un item, magari prendo il consumo, che è un valore che varia spesso, consumo energia, il totale, lo metto qua e scrivo punto state. A questo punto salvo, ritorno sulla mia pagina, la carico e vedete che ottengo il valore, che tra l'altro varia in continuazione, quindi vedo anche in tempo reale il valore corrente di quel particolare item. Quindi in base al caso d'uso questa cosa può essere molto interessante, ovviamente un po' piccolino da vedere, però può tornare utile. Un'altra cosa che si può fare, sempre con le espressioni, è personalizzare il colore del badge. Quindi noi potremmo dire, prendiamo sempre l'esempio del consumo, se il consumo è sotto una certa soglia visualizzo verde, se il consumo è sopra una certa soglia lo visualizzo rosso. Adesso qua oscilla tra i 400 e i 450, quindi mettiamo come soglia 415, così lo dovremmo vedere variare. Quindi nel mio badge color non scriverò più il colore fisso, ma metterò un'espressione. La mia espressione si basa sullo stato di un item, in questo caso quello del consumo. Quindi se siamo sopra, abbiamo detto vabbè, mettiamo 415, allora mettiamo il colore rosso, altrimenti mettiamo il colore verde. Salviamo, ricarichiamo la pagina. Quindi se adesso scende, ovviamente non scenderà più sotto i 415, ma se scende dovremmo vedere cambiare il colore. Ecco, vedete? 415 è diventato verde. Quindi anche questa è una cosa abbastanza interessante per gestire nel modo migliore e in maniera visiva, per catturare l'attenzione dell'utente, il colore del badge.
Fatto questo, possiamo andare ad aggiungere un ulteriore tab. Lo possiamo fare con l'add tab come abbiamo fatto prima, oppure facendo il copy. Faccio copia e poi incollo. Ottengo il mio tab totalmente identico, quindi se salvo e vado a vedere la mia pagina, vedete le schede adesso sono 2, evidenziata è la prima che fa vedere questa pagina, ovviamente anche la seconda farà vedere la stessa pagina perché non ho ancora modificato il tab copiato. Quindi entro qui nella configurazione e mettiamo ad esempio seminterrato. Vado a cercarmi un'icona, vediamo se c'è l'icona del garage, no, di una macchina. Prendiamo l'icona della macchina, la andiamo a mettere sostituendo l'icona precedente. Come badge possiamo in questo caso non mettere niente, stessa cosa per il badge color. Le proprietà avanzate spariscono se non sono più popolate e se non è checkato lo show advanced, per quello a volte le vedete apparire e scomparire all'improvviso. La pagina andiamo a prendere seminterrato, anche in questo caso non ho configurazione da fare per questa pagina, quindi salvo, ricarico e vedete che cliccando appare un'ulteriore pagina. Quindi capite che è un tipo di pagina molto semplice da gestire, ma che offre a livello di navigabilità e facilità di utilizzo della nostra interfaccia delle ottime caratteristiche e proprietà. Vi faccio vedere ancora una cosa, perché è possibile tramite espressione rendere dinamica anche l'icona del tab. Quindi torniamo nella configurazione, ovviamente il procedimento è sempre uguale a quello che abbiamo già visto, quindi nel tab dell'icona noi mettiamo uguale e scriviamo la nostra espressione, quindi items, punto, il nostro valore di consumo energia, punto state, maggiore di 415, allora l'icona è quella della macchina. In questo caso l'icona va messo, il nome dell'icona va messo tra apici, altrimenti l'icona posso mettere quella ad esempio dell'albero. Proprio un esempio, non ha nessun senso logico, ma è solo un esempio per vedere la variabilità e la dinamicità anche della proprietà dell'icona. Salviamo, carichiamo. Adesso siamo sopra i 415, quindi abbiamo l'icona della macchina. Aspettiamo che scenda sotto i 415 e vedete che è verde il badge e cambia l'icona. Giusto per completezza, stessa cosa la possiamo fare anche per il titolo. Quindi io mi copio la stessa espressione e come titolo metto seminterrato se è sopra i 415, altrimenti metto cantina. Salvo, ricarico. Adesso scrive seminterrato, aspettiamo che torni verde. Vediamo che scriva cantina e metta l'icona dell'albero. Ecco, vedete? Quindi è tutto dinamico. Questo ovviamente è un discorso molto generico, perché si può applicare a moltissime delle proprietà presenti nella gestione delle pagine, ed è effettivamente un valore aggiunto per creare delle pagine molto più dinamiche. Mi fermerei qua per questo video. Abbiamo visto quindi come si creano e gestiscono le pagine tab, che sono delle pagine particolari perché non contengono gli oggetti interattivi di OpenHub, ma contengono ulteriori pagine. Quindi è una sorta di contenitore in cui viene creato un menu dinamico in funzione di tutte le pagine che vogliamo rendere disponibili in quella particolare pagina. Molto apprezzato come facilità di utilizzo, sia dal punto di vista di configurazione, che come abbiamo visto sono solo 4 proprietà in croce, tra l'altro molto dinamiche, sia dal punto di vista di utilizzo da parte dell'utente, perché effettivamente rende la navigazione della nostra smart home molto più intuitiva e semplice. Nel prossimo video vedremo l'ultima tipologia di pagina, chiamiamola semplice, rimasta, che è quella delle charts, quindi dei grafici, per poi passare a tutta una serie di video dedicate alle pagine di tipo layout. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!